Ciao a tutti, Armando di Aeronarmi Online Business. Oggi parliamo di un software, di un tool, di uno strumento, chiamatelo come vi pare, per fare email marketing, una parte molto importante della strategia di marketing di tutti quelli che lavorano nell'online, molto importante perché è lo strumento con il quale poi andiamo a fare email marketing, appunto, quindi lo strumento con il quale andiamo a proporre tutta un'altra serie di prodotti ai nostri clienti, piuttosto che email informative, piuttosto che mail per eventi, insomma è lo strumento con il quale riusciamo a tenerci in contatto con i nostri clienti, con le persone che ci hanno lasciato la mail, e quindi è uno strumento ottimo per continuare la nostra serie di vendite, quindi la nostra strategia di marketing. Ma torniamo a noi. Cliccando sul link che trovate in descrizione arrivate a questa pagina. Il prodotto è in inglese, si chiama Aweber. Secondo me e secondo tanti altri è il miglior autorisponditore che potete trovare in giro. Il migliore perché ha una deliverability molto alta, quindi questo vuol dire che, come in tutto, qualsiasi software non ha il 100% di funzionalità, quindi anche gli autorisponditori, ogni tot di mail magari capita che qualcuna non la mandino, che so io, faccio un esempio, su 100 mail in media non ne vengono mandate 10, a Weber non ne manda 5, per cui la sua spedibilità, diciamo, in Italia è molto più alta rispetto a tutti gli altri. Vi dicevo, cliccate sul link, arrivate su questa pagina, è a pagamento, c'è una prova di 30 giorni free, adesso quando clicchiamo ve la faccio vedere. Se cliccate sul sign up abbiamo 3 abbonamenti: mensile, trimestrale, quarter vuol dire 4 volte all'anno, quindi trimestrale o annuale. Questa qui è la pagina, basta che andate a vedere, queste sono tutte altre informazioni. Quella magari che vi può servire di più è quella del blog, perché all'interno del blog, della pagina del blog, ci trovate tutta una serie di informazioni, tutorial, video. È inutile che adesso vi fate una cultura gigantesca su Aweber, diventate dei draghi di Aweber e poi avete un iscritto nella vostra lista. Non funziona così, quindi adesso guardiamo quello che serve per iniziare, poi ci svilupperemo. Dicevamo, questa è la parte del blog che comunque è interessante, ve la potete già iniziare ad andare a vedere. Dicevo, quando cliccate sul link voi siete su questa pagina, cliccate sul sign up. Quando andate sul sign up non vi preoccupate perché vi fa fare sempre la free trial, ok? Non parte mai già dal primo mese di pagamento, il primo mese è sempre gratuito. Inserite tutti i vostri dati, ok? Qui lasciatelo montre perché vedete che ve lo dice, il primo mese è gratuito, dopodiché cliccate su Start My Free Trial, vi arriva una mail che è questa qui. Il tuo account è pronto, questo è la vostra login, cliccate su Create Password, venite rimandati a una pagina dove vi viene chiesto di creare la vostra password, dopodiché entrerete nella vostra dashboard. Adesso vi faccio vedere qual è. Ok, oplala. Arriverete in questa, scusate perché ho già cliccato, arriverete in questo punto che è la dashboard. Ci sono tutti i menu, adesso li andiamo a vedere uno per uno. Il primo che andiamo a vedere è il vostro account utente. Qui abbiamo tutte le informazioni, quindi andate qui in alto a destra, cliccate sul vostro nome account col quale vi siete registrati, cliccate su My Account e arrivate a questa pagina. Qui avete tutte le varie informazioni, quindi nome, cognome e quant'altro. Poi andate qui sul billing, c'è la vostra carta di credito, potete anche chiudere l'account da qui o potete aggiungere un'altra carta di credito. Non vi preoccupate, loro sono molto seri, quindi non è che vi fanno addebiti strani. Se avete scelto il mensile, ogni mese vi vanno via soltanto $19, quindi non vi preoccupate. Le notifiche, ossia l'indirizzo al quale bisogna mandare le notifiche, sia le news che le notifiche della contabilità. Se ne volete aggiungere un altro o se volete modificarlo, qui scrivete il nuovo indirizzo, anzi no, qui è il nuovo nome, il nuovo indirizzo e qua il nuovo nome. Cliccate sia qui che qui, se volete ovviamente che vi arrivino sia le news che le informazioni di billing, altrimenti togliete le news, togliete il billing e poi fate add, va bene? E poi andate a rimuovere quello vecchio, quindi prima dovete aggiungere quello nuovo, dopodiché potete andare a rimuovere quello vecchio perché altrimenti non vi fa fare l'operazione. Password, inserite la nuova password, fate reset password e potete resettare anche la vostra password. Ma torniamo alla dashboard. Allora, adesso vi faccio vedere come si utilizza un autorisponditore. Andiamo a vedere tutti i vari menu
e vi spiego pian pianino quella che dovrebbe essere una strategia di base, va bene? Allora, andiamo su Manage List, il punto dal quale possiamo creare la nostra lista. Quindi facciamo crea lista. Allora, your company name e website ci deve sempre essere per la legge ICANN. Poi se volete ve l'andate a vedere. Insomma, è una legge grazie alla quale bisogna mettere il company name, il website, l'indirizzo, ok? E l'email, e queste compariranno all'interno della vostra lista e così non ci potete fare niente. Anzi, se cercate di fare i furbi, loro lo rilevano perché fanno i controlli ed è probabile che vi chiudano l'account, quindi non lo fate perché non è una cosa molto furba e d'altronde se state facendo questo è perché state cercando di creare un vostro business online, di conseguenza ragazzi ci dovete mettere la faccia e dovete fare le cose correttamente come vanno fatte. Quindi nome, il website, adesso io metto un sito web di quelli che ho fatto io per un mio cliente. Allora, ast.it, vedete, lui adesso lo sta controllando, dice che va bene, tanto dopo la lista la cancelliamo. Qui potete, se volete specificare perché magari state creando questa lista per un vostro cliente, allora potete utilizzare un indirizzo diverso, va bene? Però mi raccomando, devono sempre essere corretti gli indirizzi. Dopodiché il sender name, ossia chi spedisce la mail, non l'indirizzo di chi spedisce la mail, il nome di chi spedisce la mail, qui ci potete mettere il vostro nome. Ok, il vostro nome e il send, e invece qui è proprio la mail dalla quale deve partire, perché ovviamente se loro fanno reply, quindi rispondi alla vostra mail, arriverà a questo indirizzo email la risposta. Noi lasciamo quello di esempio mio, fate next step, prossimo passo, e adesso ovviamente vi chiede il nome della lista e noi ci scriviamo lista di prova per tutorial, va bene? Descrizione, questa è la descrizione. Se nel momento in cui avrete più liste, mettere una descrizione potrebbe aiutare, perché magari avete più liste per uno stesso progetto, quindi mettere una descrizione potrebbe aiutarvi a far capire, a farvi capire, a ricordare a che cosa vi serve. Fate molta attenzione perché questa descrizione, quando gli utenti si disiscrivono, la possono vedere, quindi non mettete informazioni che devono essere solo vostre e non devono essere viste dai clienti, ok? Questa cosa è sempre pubblica. Qui vi scrivo descrizione a piacere, va bene? Fate next step e adesso vi chiede ancora degli altri dati. Lingua, inglese, oppure potete mettere quella che vi pare, io lascio inglese, ok? Soggetto, allora, cosa succede con eWeber? Sempre per la politica ICANN, per la legge ICANN, scusatemi, voi potete, eWeber lavora così. All'inizio eWeber, quando una persona si iscrive alla vostra lista, in automatico eWeber gli manda una contro email con la quale gli chiede di confermare che si è iscritto a quella lista. Questa è una cosa che potete togliere, dopo vi faccio vedere come, ma in alcuni casi eWeber vi richiede un tot di tempo di utilizzo per evitare controlli di spam e quant'altro. Vi chiede di avere un tempo minimo di utilizzo prima di potervi dare il permesso di togliere la double opt-in. Ma ripeto, siccome stiamo facendo tutta roba corretta, tutta roba legale, anche se c'è la double opt-in, ok? Per voi non è un problema, anzi, se qualcuno dovesse fare scherzi a voi va ancora meglio, perché uno si iscrive al vostro modulo utilizzando, per fare uno scherzo, l'indirizzo email di un vostro amico, la mail di conferma arriva al vostro amico e quel vostro amico ovviamente, quel loro amico non si iscriverà perché capirà che qualcuno ha cercato di utilizzare il suo indirizzo email per fargli uno scherzo, e questo è importante perché altrimenti se avete una lista con tante persone che si disiscrivono, eWeber vi considera problematici, perché vi considera degli spammer, perché avete tante persone che si iscrivono e poi si disiscrivono, va bene? Quindi questo tipo di controllo della double opt-in è una cosa che viene anche a tutto nostro vantaggio, perché ricordiamoci, stiamo comunque sempre facendo della roba assolutamente legale. Quindi qui, questo qui è il soggetto dell'email che viene mandato, dell'email di conferma, conferma subscription. Se volete cambiarlo fate request custom subject line, perché vi ripeto, eWeber è molto buono, uno perché ricordiamoci che la sua deliverability è molto alta, e due anche perché fanno veramente dei bei controlli seri, quindi
utilizzare Weber è tutto a vantaggio sia vostro che della vostra clientela. Se volete cambiare il soggetto, tipo scriverlo in italiano, quindi conferma iscrizione, ho scritto giusto, che bello, email, lo scrivete qui, personalize, ok? Fate così e dopo alla fine fate approve message and create list. In questo modo questa richiesta di creare un nuovo subject, un nuovo soggetto, un nuovo oggetto della vostra email viene mandata ai Weber, loro la controllano e se vedono che avete scritto cose normali ve la approvano e voi avrete il vostro oggetto personalizzato. Noi adesso lo rimettiamo normale, va bene? Questo qui invece è il testo della mail di conferma. Se lo volete modificare fate click to edit, molto semplice. Qui cancellate tutto e scrivete tipo no, aspettate, facciamo così. List name lasciatelo questa parte qui, perché questo è un codice e se voi cancellate tutto qua succede questo. Grazie per esserti iscritto alla lista. List name mette in automatico il nome della lista senza che ve lo dobbiate andare a mettere e a ricordarvelo in ogni mail, quindi quando ci sono queste cose tra le graffe lasciatele sempre. Troverete anche dopo, quando andiamo a vedere i messaggi, troverete name ad esempio, serve a che cosa? Quando le persone si iscrivono nel vostro modulo e lasciano il vostro nome, quel tra parentesi name fa in modo che Weber metta in automatico il nome di chi si è iscritto quando gli spedisce la mail, e quindi voi avrete tipo ciao, quando scriverete ciao tra parentesi graffe nome, la mail che arriverà al vostro cliente sarà ciao Mirko, va bene? Quindi gli metterà il nome. Bottone di conferma, conferma my subscription, va bene, lasciatelo così senza problemi, però vabbè, ripeto, questo qui è il bottone, potete cambiarlo, avete questi tre tipi di bottoni, non vi preoccupate, e la vostra firma. Vi dicevo prima, quando mettete il nome della compagnia, dell'impresa, il vostro nome e tutto il resto, anche qui come vedete tra parentesi graffe c'è company name, di modo che nella firma voi non dovete stare a preoccuparvi di andare a cambiare la vostra firma in tutte le liste, perché adesso abbiamo una lista, ma quando arriverete ad avere 4, 5, 6, 10 liste, se voi scriveste il nome della vostra azienda direttamente qui, dovreste andarlo a cambiare in tutte le liste. Invece, utilizzando questi, non mi ricordo come si chiamano, metacaratteri probabilmente, utilizzando questi codici invece lo andate a cambiare nella vostra sezione account, come abbiamo visto prima, da qui, ok? Andate dentro nella vostra sezione di account, andate a cambiare lì e in automatico viene cambiato su tutte le liste, quindi è sempre meglio utilizzare questi codici. Anche qui possiamo andare a modificare un caro saluto Armando e poi company name. Se volete fate una preview, ok? Adesso vi fa vedere tutto, altrimenti fate approve message and create list. Lui in questo momento vi ha creato la vostra nuova lista. Se andate qui dove c'è current list, cliccate qua, io ne avevo già fatta una prima, vi ritroverete in lista di prova per tutorial, va bene? Quindi adesso avete creato la lista. La cosa da fare immediatamente dopo aver creato una lista è il suo sign up form. Questo perché? Perché voi dovrete poi integrare, quindi dovrete fare in modo che se utilizzate ClickFunnels, parliamo di ClickFunnels, se utilizzate WordPress, parliamo di WordPress, se utilizzate qualsiasi altro software per fare le vostre landing page, dovrete fare in modo che Aweber parli con il software che state utilizzando per fare la vostra landing page. Come si fa a farli colloquiare? Tramite il sign up form. Adesso vi spiego perché. Allora, quindi prima creiamo la lista, dopo andiamo subito nel sign up form, create sign up form, e adesso capirete perché è importante, perché è il mezzo di colloquio. Allora, questo qui è il form, no, non vi preoccupate, non è il form che poi voi dovrete andare a utilizzare sulla vostra pagina, perché quello ve lo costruite tramite ClickFunnels, WordPress e tutto quello che abbiamo detto prima, ma questo è una copia di quello che verrà pubblicato sul vostro sito. Quindi se sul vostro sito create un form, un modulo col quale richiedete i dati al cliente, alla persona che ha cliccato,
e gli chiedete ad esempio nome, cognome, numero di telefono e email, nel sign up form di Aweber ci dovranno essere nome, cognome, numero di telefono e email. Quindi voi lo andate a creare, qui vedete che ci sono nome e email. Se volete aggiungere un campo non fate altro che fare create new custom field, qua mettete, non che so io, numero di telefono, ok? Cliccate su next, vi chiede che tipologia di campo deve essere, nel nostro caso è un text area, perché il numero di telefono è un testo, ok? Vi chiede un attimino le dimensioni, il valore non glielo mettete, required, ossia se è un campo obbligatorio o meno. Se cliccate su required il modulo Aweber sa che quello è un campo obbligatorio, altrimenti no. Poi fate save field, adesso vedrete che è comparso numero di telefono, ok? Quindi questo, il sign up form, deve essere assolutamente la copia identica per quello che riguarda il numero e il tipo di campi del modulo che voi utilizzerete sulla vostra landing page per andare a catturare i dati del vostro cliente, perché altrimenti Aweber non sa. Voi fate l'integrazione, cercate di mandargli i dati del vostro modulo, ma lui non sa dove metterli, perché voi gli mandate nome, cognome, numero di telefono e email. Lui si vede arrivare 4 stringhe di dato e dice ok, che cosa ne faccio? Dove le metto? Tramite questo form, tramite il sign up form che voi create subito dopo aver creato la lista, lui sa dove deve andare a mettere questi dati che gli passate, perché altrimenti quando voi poi iniziate il vostro ciclo di mail, la vostra campagna, adesso lo andiamo a vedere, e Weber come fa a sapere quali sono gli indirizzi email? Voi direte, beh, glieli ho mandati io tramite l'integrazione, tramite il modulo sul quale i miei clienti hanno inserito la loro email. Sì, certo, tu gli hai mandato una stringa di caratteri e Weber dice, ok, che cosa ci faccio io con questa stringa di caratteri adesso? Non lo può sapere. Lo sa se crea un sign up form uguale, perché lui vede email, vedete? Qui ce l'avete. Il campo email c'è da una parte, c'è dall'altra, si devono chiamare nello stesso modo. Il campo email c'è da una parte, il campo email c'è dall'altra, lui prende il dato che voi gli avete mandato tramite il vostro modulo della landing page e lo mette qui dentro. Quando dovrà andare a spedire delle email sa che gli indirizzi email sono tutti qui dentro, va bene? Quindi lo create, ok? Dopodiché fate save your form. Io faccio save your form e poi passo all'altro step. Volendo potreste passare direttamente all'altro step, io vi consiglio sempre di fare prima salva e poi passare all'altro step, così siete assolutamente sicuri. Il form name, io per convenzione metto sempre come nome form trattino e poi il nome della lista, in questo caso lista di prova per tutorial, lista di prova, l'ho scritto giusto, per tutorial, va bene? Thank you page, lasciate la basic version, qui non cambiate niente, la already subscribed page, anche qui non toccate niente, anche qui nuovamente fate save your form e go to step 3, va bene? Vi ripeto, siamo all'inizio, queste sono le nozioni per i principianti, per chi parte, per i newbies, ok? Di conseguenza non andate a modificare, non cercate di entrare troppo nei tecnicismi perché tanto adesso non vi servono e vi farebbero perdere semplicemente tempo. Quello che dovete fare è partire con una bella lista di base, riempirla di iscritti e poi procedere con i vari tecnicismi, ma vedrete che nemmeno li userete tutti i vari tecnicismi. Dopo che abbiamo fatto il save siamo andati al go to step 3. Lui vi chiede chi pubblicherà questo form sul tuo website. Lo installo io, lo installo direttamente io, il mio My Web Designer, o usa il form come una landing page. A voi di questo non interessa nulla, ok? Perché tanto voi avete fatto l'integrazione tra il software che utilizzate per fare le landing page e Aweber, quindi questa fase viene fatta in automatico perché già avete fatto l'integrazione. Quindi voi da qui questa operazione di creare il sign up form l'avete terminata. Ora, adesso abbiamo creato la nostra lista, abbiamo creato il nostro sign up form che serve a far colloquiare, a far dialogare Aweber con la nostra landing page, con il modulo di richiesta contatto sulla nostra landing page. Quindi adesso arrivano tutti quanti i contatti e li salviamo nella nostra lista.
Adesso dobbiamo andare a parlare con la nostra lista, con i contatti della nostra lista. Come si fa? Molto semplice. Andiamo su, aspettate un attimino, andiamo su Messages, scusate, ce la possiamo fare, andiamo su Legacy Follow Up Series. Il resto ve lo spiego dopo, però quello che vi interessa è il Legacy Follow Up e il Broadcast, va bene? Per i newbies questo è l'oro dell'inizio. Legacy Follow Up e Broadcast. Il Legacy Follow Up è la serie automatica di email, adesso andiamo a vedere come si crea. Il Broadcast è la mail una tantum, ossia create un evento, poi lo andiamo a vedere in dettaglio, fate una mail broadcast e la mandate a tutti gli iscritti di quella vostra mail. Quindi è la mail che mandate una volta ogni tanto. Decidete voi quando mandarla. È una mail manuale, ok? Mentre il Legacy Follow Up è la serie di mail che voi decidete di mandare in maniera automatica a tutti i nuovi iscritti. Quindi clicchiamo su Legacy Follow Up Series. Qui avete 3 tipologie di creazione del messaggio: drag and drop, plain text message, HTML. Teoricamente dovreste usare il plain, ma io vi faccio usare, almeno io utilizzo il drag and drop perché mi trovo più comodo, con dei piccoli accorgimenti che adesso vi spiego. Quindi clicchiamo su drag and drop. Allora, gli accorgimenti sono che alcuni motori di ricerca, tipo prendiamo Gmail, se vedete quando entrate in Gmail, probabilmente qualcuno di voi ha Gmail, trovate i tre tab, il social, il promozioni e l'inbox normale. Voi dovete fare in modo che tutte le vostre email arrivino direttamente nell'inbox, quindi non vengano messe nel social né tantomeno in promozioni. Ci sono degli accorgimenti da fare, poi vi faccio vedere che Aweber ha anche un tool per controllare lo spam score, proprio per appunto non finire in queste altre 2 cartelle, perché noi vogliamo finire nella cartella principale. Gli accorgimenti sono: niente foto all'interno delle email, niente parole sensazionali tipo guadagna 1 milione di euro in 5 minuti, perché viene fatto un controllo del testo da parte dei vari motori di ricerca e dei vari email provider, e se beccano determinati tipi di correlazioni tra le parole vi fanno finire la mail nello spam. Quindi ripeto, non si mettono foto o loghi, non si mettono parole che ingannevoli, perché sono ingannevoli, perché se scrivete in una mail guadagna 10 milioni di euro al mese con questo semplice sistema che ci vuole che richiede un'ora di impegno al giorno, ve la inchiodano quella mail. Dovete semplicemente scrivere flat, molto semplice. Qui c'è un altro metacarattere, vedete, first name, il nome che loro scriveranno, che i vostri subscriber scriveranno all'interno del vostro modulo, e fate tipo ciao, nome. Qui ci scrivete il testo: volevo ringraziarti, adesso non fate, madonna, l'ho scritto giusto, volevo ringraziarti per esserti iscritto alla mia mailing list. Qua gli scrivete contenuto, gli scrivete una mail di contenuto. Quello che vi consiglio io è, nel vostro ciclo email metteteci sempre delle informazioni che possono essere utili ai vostri iscritti, di modo da tenerli interessati, perché poi ovviamente il focus di una mail, di una serie di email automatiche, non è solo quello di continuare a vendere alle persone, dovete anche bilanciare un po' questa cosa, quindi dovete dare del contenuto per tenergli alto l'interesse e per creare una sorta di dipendenza da voi, perché le persone devono dire: beh, no, io perché devo andare da qualcun altro? Lui mi manda l'email, sono mail interessanti, non sono mail di spam, sono mail che mi aiutano, quindi continuerà a rimanere con voi e continuerà ad aprire le vostre mail di buon grado, perché anche lì aspettatevi comunque sia che col passare del tempo la percentuale di apertura delle vostre mail diminuirà, ma non vi preoccupate, perché non è che perché la gente ha perso interesse. La gente ha perso interesse quando si disiscrive. Finché una persona rimane all'interno della vostra mail, all'interno della vostra lista, è interessata, solo che magari quando gli avete mandato la mail mercoledì era impegnata a fare altro, non l'ha potuta leggere. Poi magari vi ha letto quella del venerdì. Quindi, a parte questo piccolo ragionamento, non vi preoccupate. C'è una tecnica, ad esempio, che suggerisce di vendere lo stesso prodotto per più di una mail, proprio perché le persone magari
in quel giorno quando gli è arrivata la mail non sono riusciti ad aprirla, non sono riusciti a leggerla e di conseguenza si sono persi il messaggio e magari erano interessati al prodotto. Voi lo stesso prodotto lo mandate il giorno dopo e il giorno dopo ancora, con ovviamente degli altri contenuti, e quindi aumentate la possibilità che questa persona li possa vedere. Perché magari lunedì ha ricevuto la mail ma per qualsiasi motivo non è riuscito a leggerla. Martedì pure, mercoledì la legge. E poi niente, una frase di chiusura, arrivederci Armando, ok? Arrivederci Armando, aspettate che lo scriviamo bene. Arrivederci Armando. Ora potete fare un preview and test, se cliccate su preview and test, questo qui è l'oggetto della mail, mail di prova, ok? Qua inserite invece l'indirizzo email al quale volete ricevere la mail di test e qua, che so io, Armando prova, quello che vi pare, va bene? Cliccate su send test message e se tutto è stato fatto come deve, quindi se la lista è stata creata correttamente, se il sign up form è stato creato correttamente e se il messaggio è stato creato correttamente, vi arriverà la mail, questa email nel vostro inbox. Così potete controllare se magari il carattere vi piace, piuttosto che io vi consiglio un base, quello che usano un po' tutti, un Verdana 16, Verdana 14, però non è assolutamente un'obbligatorietà. Potete utilizzare qualsiasi tipo di carattere, l'importante è che ovviamente il carattere sia leggibile, va bene? Quindi possiamo tornare all'editor. Io vi dico sempre di fare un save prima di fare il save and exit, così siete sempre sicuri che vi abbia salvato la mail. Volendo potete mettere un preview del messaggio, quello che appare magari nelle email. Chi ha settata l'email con il preview gli appare quello che scrivete qui dentro, e qui scrivete contenuto del preview, va bene? Potete scriverlo, potete non scriverlo, qui potete cambiare il background, vedete? Cambiare il background dell'email. Io vi consiglio sempre, come vi ho detto prima, di fare delle cose molto flat, perché tanto le persone le tenete con voi con il contenuto, con dei prodotti validi, non le tenete con voi con la grafica, perché potete fare la grafica più figa del mondo, uno vi dice sì, bravo, bella grafica, però poi quando va a leggere c'è scritto che gli piace fare le coccole ai gattini e uno dice sì, guarda, bella è la tua mail, spacca, però magari non mi è utile. Quindi prende e si disiscrive. Quindi il focus, noi parliamo sempre di newbies, di principianti, il focus ragazzi è su qualità del prodotto, qualità del contenuto, perché il cliente deve sentire, deve percepire che voi siete utili. Ripeto, potete fare save, non utilizzate niente di quello che c'è qui accanto, va bene? Bottoni, coupon, follow me, niente. Scrivete tutto. Se volete scrivere seguimi sui miei canali, fate seguimi sui miei canali e scrivete YouTube, Facebook, Instagram. L'ho scritto giusto, fantastico. Doppio clic, cliccate qua sul link, ok? E scrivete l'URL youtube.com/mio canale. Adesso lui poi vi fa il controllo, vedete? Adesso probabilmente esiste veramente questo URL, però vabbè. Cliccate su ok e adesso quando la mail verrà inviata, chi clicca qui sopra viene rimandato al canale YouTube nel link che abbiamo appena messo. Idem per Facebook. Cliccate lì, facebook.com/mio canale. Ok? Cliccate su ok, anche qua, idem per Instagram, va bene? Andate qua, stavo scrivendo giusto, peccato. / indovinate un po', mio canale, fantastico. Perfetto, cliccate qui dentro, non fate altro che fare save e save and exit. Ora abbiamo creato il messaggio, va bene? Dobbiamo cliccare sul send option. Send option, qui abbiamo schedulo come broadcast, quindi la mail manuale, quella che viene mandata subito, oppure add to follow up series. Siccome noi stiamo creando la nostra lista automatica, clicchiamo su add to follow up series, ok? Veniamo rimandati
a questa schermata, non facciamo altro che controlliamo se è tutto a posto, altrimenti possiamo andare a editare sempre la mail, facciamo add to follow up series e in automatico abbiamo creato la nostra prima follow up series, ok? La nostra prima mail della nostra follow up series. Ora vogliamo andare a inserire un'altra email, non c'è assolutamente alcun problema. Non facciamo altro che fare create message, sempre drag and drop, quello che vi dicevo io. Dentro andiamo a riscrivere tutto il testo, ok? Quindi scriviamo, facciamo tutto quello che abbiamo fatto prima, scriviamo la seconda email, facciamo sempre, mi raccomando, il soggetto mail numero 2, qui invece dovete scrivere il soggetto della vostra mail, non è che l'oggetto, perdonatemi, l'oggetto della vostra mail, quindi non è che dovete scrivere il numero della mail, qui allora facciamo così, qui scrivete cosa ne pensi del funnel hacking, va bene? Lo salviamo, vi ricordate sempre preview and test e email, indirizzo email e nome se volete mandare send test message, dopodiché fate un bel back to editor. Il preview and test vi serve anche, voi vi mandate una mail di test perché almeno potete testare i link, soprattutto perché magari avete messo dei link sbagliati e questo è un disastro, per cui consiglio mio, fate sempre un'email di test, mandatevi sempre un'email di test prima di andare a salvare. Dopodiché facciamo un bel save, facciamo un save and exit e qui stessa storia, send option, add to follow up series, qua vi chiederà l'intervallo, ossia la mail numero 2, quando la devo mandare, e voi gli direte la mail numero 2 me la devi mandare un giorno dopo la mail numero 1, dopodiché fate add to follow up series. Ora vedete che c'è la seconda. Per creare tutte le altre email del vostro ciclo non fate altro che riandare su create message, drag and drop, potete anche fare il plain o l'HTML, l'importante è che rispettate le regole di non scrivere fai soldi subito e quant'altro, perché sennò vi finisce nello spam, non mettere foto, non mettere loghi, non mettere coupon, niente, perché più roba mettete oltre al testo e più è facile che vi finisca nello spam. Comunque abbiamo fatto create message, inserite l'oggetto, inserite il contenuto, fate un bel preview and test, vi mandate la mail di test, tornate all'editor, qui scriviamo Pippo, tornate all'editor, fate un bel save and exit, send option, add to follow up series, un giorno dopo la mail di prima, lasciate solo il primo, la prima opzione flaggata, add to follow up series. Non è necessario che voi creiate il messaggio e poi lo mettiate all'interno della lista, ok? Voi potete creare un messaggio e quando ce l'avete, al posto di cliccare su send option, lo lasciate nel draft. Ve lo faccio vedere. Mail per drafts, ok? Tutto a posto così, facciamo un bel save, un save and exit. Allora, questa mail qui è nel folder draft, lo vedete anche da qui, messages drafts. Nel senso, se state scrivendo una mail ma dovete fare qualcosa, fate save and exit, poi la mail ve la ritrovate nel drafts, ok? Potrebbe anche succedere che volete mettere giù una mail ma non sapete in quale lista la volete scrivere, non c'è problema, voi cliccate su messages, arrivate sempre su questa pagina e fate create message senza problemi. Cliccate su drag and drop, ve lo faccio vedere più volte perché è importante, così acquisite un automatismo, perché quello è molto importante. Scrivete mail non ancora definitiva, magari, lo scrivete così, qui scrivete dentro tutto il contenuto della vostra mail, ripeto, fate save and exit e ve la ritrovate qui dentro, così magari voi guardate nell'oggetto che avete scritto e vi ricordate che quella è una mail sulla quale state lavorando. Va bene, dopodiché le potete lasciare lì, quando deciderete di andarle ad utilizzare cliccate su send option, la mettete nel broadcast o nel follow up series, va bene? Ora, questa è la lista di email automatiche. Parliamo invece di una mail manuale che voi volete mandare una volta ogni tanto, nel senso, facciamo un esempio.
creiamo un evento, dobbiamo mandare la mail dell'evento a tutte le persone iscritte all'email, alla mail list, va bene? Allora cosa facciamo? Facciamo sempre, potremmo fare sempre create message e poi send option, ma facciamo la strada completa, message, broadcast, perché tanto tutte le email, finché non le assegnate a un broadcast o a una follow-up series, ve le trovate comunque tutte nel drafts, ok? Comunque, come abbiamo fatto prima abbiamo fatto message, legacy follow-up, adesso facciamo message, broadcast, arriviamo qui, ok? Facciamo sempre un bel drag and drop e non facciamo altro che fare quello che abbiamo fatto prima. Qui scriviamo mail per broadcast, va bene? Qua inseriamo il contenuto. Andiamo sempre a fare preview and test, email, nome, clicchiamo su send test message, una volta che abbiamo verificato che la mail è tutta a posto, back to editor, salviamo, save and exit. E magicamente mail per broadcast. Ora, cosa succede? Send option, schedule broadcast. Ci dà la possibilità di schedulare la mail del broadcast. Quindi andiamo a poi inserire tutti quelli che sono i nostri parametri. Ovviamente vuoi condividere questo messaggio, perché magari lo vogliamo condividere anche su Facebook o su Twitter, qui c'è don't share, se cliccate su edit vi dà la possibilità di collegare un nuovo account a Facebook e Twitter e quindi di shareare il contenuto di questa mail anche su Facebook e su Twitter. Chi dovrebbe ricevere questo messaggio? Voi cliccate su edit, ovviamente gli active subscriber, vedete qui potete scrivere un segmento se dopo andate a segmentare le liste, ma frenate il cervellino, stiamo parlando di newbies e quindi il segmentare le liste lo lasciamo stare. Agli iscritti che si sono aggiunti oggi piuttosto quelli che si sono aggiunti ieri, negli ultimi 7 giorni, negli ultimi 30 giorni, nell'ultimo anno. È una mail broadcast, voi la mandate agli active subscriber senza nessun tipo di problema e alla lista, perché voi magari una mail broadcast la volete mandare a più liste, perché magari avete fatto la mail dell'evento e con la mail dell'evento prendete le persone che sono andate sulla landing page dell'evento, ma sono le stesse persone interessate anche a un'altra lista, va bene? Quindi voi che cosa fate? Potete includere, adesso ne abbiamo 2, potete includere tutte le liste, va bene? Noi abbiamo la lista corrente, ovviamente, perché è quella che c'è selezionata, dopo lo andiamo a vedere, e poi potete includere anche tutte le altre liste. Quindi la mail di broadcast potete mandarla a più liste e questa è un'altra cosa molto importante. Normalmente si manda a una lista soltanto, ma sappiate che potete anche mandarlo a più liste. Fate apply se avete modificato qualcosa, quando il messaggio dovrebbe essere spedito, ovviamente immediately, oppure se volete spedirlo perché magari, sempre nella questione dell'evento, la prima mail deve essere mandata subito. Ok, quindi adesso comunico a tutti che c'è l'evento. L'evento è il 15 di giugno, io magari il 10 gli mando una mail di remembering e il 14 pure. Quindi lo schedulare la mail di broadcast serve a questo. Ne schedulate una il 14, ok? Ne fate poi un'altra, rifate tutto lo stesso ciclo e ne schedulate una al 10, di modo che gli arrivano tutti i reminder. Ovviamente poi cliccate sempre su apply e viene salvato. Qui potete selezionare l'ora alla quale deve essere spedita e il time zone, va bene? Il fuso orario. Vuoi taggare gli automatismi? Qui non scrivete niente, non fate assolutamente niente, ripeto, newbies ragazzi, facciamo le cose semplici che devono funzionare, poi quando si faranno i milioni di euro, si sale su. Cliccate su send message now, se non avete schedulato il messaggio viene mandato immediatamente, se avete schedulato il messaggio qui il messaggio viene mandato nella data che voi avete specificato, va bene? Questo è per quello che riguarda il drafts. Poi andiamo sul menu Manage Subscribers, clicchiamo su Subscribers, ok? Voi avete la possibilità di aggiungere i subscriber a mano. Sappiate che ogni volta che aggiungete un subscriber a mano, a lui gli viene mandata la mail di conferma di iscrizione, quindi non iscrivete gente che non sa che la state iscrivendo, perché altrimenti è spam e torniamo al discorso di prima. E Weber vi flagga come spammer e prima o poi vi banna l'account, ve lo chiude e perdete tutto quanto, perché non è che poi vi danno la possibilità di accesso per salvare i vostri dati. No, sai perché era una prova? No. Volete fare una prova?
in fondo, adesso non compare, ma normalmente vi compare la chat. Voi cliccate qui in basso a destra, c'è la chat e fate tutte le domande che volete. Tanto il supporto di Aweber è molto forte, vi rispondono molto velocemente, online, in tempo reale, per cui utilizzate quel tipo di servizio. Vi dicevo, potete aggiungere i subscriber o creare un sign up form, come vi dicevo prima. In questo momento non abbiamo dei subscribers, comunque è molto semplice. Se voi fate add subscribers, ve ne fa aggiungere manualmente fino a 10. Se ne avete più di 10 dovete creare un file CSV, ok, quindi una lista di email, e le importate. Vi faccio vedere come si fa. Allora, se facciamo add subscribers, ok, adesso io ho aperto un servizio di mail temporaneo giusto per creare delle mail, ok. Allora, manually add, col manually non facciamo altro che cliccare qui, nome 1, email, mettiamo l'email, tutti gli altri settings lasciateli stare, non modificate nulla e fate add subscriber. In questo momento, adesso lo andiamo a vedere, lui ha mandato una mail, tra poco dovrebbe comparire, eccola qui, la mail di conferma della quale vi parlavo prima. Noi ora clicchiamo su questa mail di conferma e come vedete la tua sottoscrizione è stata accettata. Torniamo di qua, subscribers, manage subscribers, e a questo punto abbiamo il nostro nome iscritto. Se volessimo cancellarla, clicchiamo qui e facciamo delete, va bene? Nel caso in cui, vediamo, add subscribers, volessimo importarlo invece dal file, come vi ho detto prima, clicchiamo qui sopra su import. Mi chiede se lo voglio importare da un file e quindi ovviamente mi chiede di dirgli quale file. Io adesso gli metto questo qua che è un file di esempio, ovviamente come vedete non trova nessun tipo di mail, ma non è un problema. Nel caso in cui fosse stato un vero file CSV di email, qui ci sarebbero state tutte le email contenute all'interno del file, facevate next e poi vi chiedeva di importare. Adesso noi facciamo uno start over perché vi faccio vedere l'altro. Se invece volete importarne più di 10, ma lo volete fare a mano, e qui scriverete email 1, email 2, email 100, insomma dipende se avete già creato un CSV. Se non lo volete creare lo potete fare a mano, va bene? Poi qui cliccate next e vi fa fare anche lì sempre la solita procedura. Dopodiché andrete su manage subscribers, li troverete tutti qui all'interno. Ok, adesso un attimino che carica, li troverete tutti qui all'interno ma senza il pallino a fianco, perché a tutti quanti verrà spedita la mail, quella che abbiamo visto prima, questa qui, ok? A tutti quanti verrà spedita questa mail e finché tutte le persone non hanno confermato la loro sottoscrizione, voi le vedrete ma senza il pallino. Cosa vuol dire? Vuol dire che, senza la checkbox, scusate, vuol dire che non potete fare nulla e anche nello status ci sarà pending confirm. Qui è una cosa molto importante, list option. Allora, informazioni di base della lista, perché qui trovate le vostre liste, selezionate la lista, in Manage List la create, nel List Options avete tutte le opzioni delle liste che avete appena creato. Ne selezionate uno, ovviamente, noi siamo sempre su lista di prova, vedete, l'abbiamo riconfermata. Allora, il nome della lista, la descrizione della lista, Dio mio, ho scritto tutto preciso, ok? Ora, dove volete ricevere le notifiche per questa lista? Lui normalmente non ve lo mette per default, quindi lo dovete mettere voi. Andate qui e scrivete Armando capottone1@hotmail.it. Sono mail di fantasia queste, ragazzi, per cui non vi preoccupate, e fate add. Lui adesso tutte le mail di notifica riguardanti, quindi tutte le attività che succedono su questa lista, le manderà a questo indirizzo email, va bene? Fate un bel save settings. Poi personalize your list. Questo è molto importante. Potete personalizzare le informazioni che ci sono all'interno della vostra lista. Qui la firma, se volete mettere sempre una firma, allora alla prossima, Armando Iron Army online business. Scusate. Tutte le volte che creerete una mail, questa firma verrà aggiunta in fondo alla mail. È comodo, perché almeno vi create un vostro slogan o qualcosa, insomma, non dovete andarvela a scrivere tutte le volte, va bene? Potete shararlo su Twitter e su Facebook, come vi ho detto, anche per quello che riguarda il broadcast. Potete modificare alcune cose del broadcast, ma tutta questa roba non andate assolutamente a modificarla, non create snippet né niente. Vi ricordo, ragazzi, all'inizio assolutamente semplicità.
Poi confirmation message, ossia, come vi dicevo prima, ci sarebbe la possibilità di togliere la double opt-in, ma ad esempio, vediamo se adesso me lo fa fare. Vedete? Are you sure you want to turn off confirmed opt-in for sign up forms? Quindi sei sicuro di voler togliere la conferma? Ti raccomandiamo fortemente di non togliere l'email di conferma. Noi proviamo a fare yes, ok, in questo caso me l'ha tolto. A volte potrebbe capitarvi che non ve lo toglie. Ok? Se non ve lo toglie non vi preoccupate, non sta succedendo niente, semplicemente in quel caso Weber reputa che debba prima vedere come funziona la mail, come funziona la lista, dopodiché vi darà la possibilità di eliminare la double opt-in. In questo caso l'ha eliminata, ma noi gliela rimettiamo. Ok? Adesso è in on. Qui, quello che vi dicevo prima, lingua inglese, o la potete selezionare e cambiare, mettere quella che vi pare. Voi mettete italiano, ok? Would you try your message content? Qui vi chiede se volete anche aggiornare il contenuto dei vostri messaggi. Se gli dite di sì, lui traduce, ok? Se gli dite di no, lui non traduce. In questo caso mettiamo no, perché tanto l'abbiamo scritto anche in italiano. Come vedete il soggetto è cambiato, ovviamente adesso ci sono tutti i testi in italiano. Lasciamolo così in italiano, grazie per esservi iscritto. Anche qui se volete cambiare, che so io, magari dovete scrivere, che so io, adesso grazie per l'iscrizione alla super mega lista dei VIP, super VIP. Una cosa del genere, se voi fate poi save settings qui alla fine, molto probabilmente Weber non ve la passa, va bene? Però qui era giusto per farvi capire un attimino che cosa dovete fare se volete personalizzare il vostro, se volete personalizzare l'oggetto della mail di conferma. Qui anche all'interno, conferma la mia sottoscrizione, click to edit. Molto semplice, se fate preview vi fa vedere, gli arriverà esattamente questo, il cliente vedrà esattamente questo, quindi io vi direi di non andare a modificarla, magari cambiate un attimino il testo, ma insomma, vedete un po' voi. Qui, send a confirmation message for subscriber imports. Allora, il discorso di prima, quando importate gli utenti, gli viene mandata l'email di conferma. Qui potete fare, potete abilitare o disabilitare quella funzione. Io vi dico sempre di abilitarla. Ok? Di modo che tutte le volte che andate a inserire qualcuno, lui riceve la mail, anche perché nel caso dovessero esserci problemi, se voi gli avete mandato la mail di conferma e lui vi ha risposto, voi avete una mail giustificativa del fatto che quella persona sia iscritta alla vostra lista volontariamente. Se voi inserite le persone senza il confirmation message, quella persona potrebbe farvi problemi. Ora, io non ho mai sentito di persone che hanno alzato un polverone per le liste. Cioè, se uno vi dice qualcosa, voi gli dite guarda, ti disiscrivo, ammesso che sia successo veramente per errore e non perché avete comprato una lista di 2000 email arrivati chissà dove e ci avete sbattuto dentro la gente. Così non va bene, ragazzi. Quella roba lì non dovete farla, dovete lavorare in maniera sempre molto seria. Quindi li abilitate tutte e due. Confirmation success page, molto semplice. Se dopo che hanno cliccato su questo bottone li volete mandare a un'altra pagina, tipo le persone cliccano, si iscrivono e Weber gli manda la mail, guarda che ti sei iscritto a questa lista, confermi? La persona clicca su conferma la mia sottoscrizione, dopodiché o rimane lì nella pagina standard, ve la faccio vedere, eccola qui, adesso la carica un attimino, vedi? Lui gli viene, se loro cliccano e voi non avete specificato nessuna pagina, vengono rimandati qua. Io, se usate ad esempio ClickFunnels, ho fatto anche un video su ClickFunnels, vi consiglio di mettere qui la vostra pagina, la vostra thank you page. Qui vi scrivo www.vostra pagina di ringraziamento.com, it, quel che deve essere, va bene? Poi vabbè, qui al massimo vi chiede di personalizzare la vostra custom success page con le informazioni di chi si è sottoscritto. Se ci cliccate, in quella di default verrà scritto grazie Armando per esserti iscritto nella thank you page che vi ho fatto vedere prima.
ci sarà anche il vostro nome. Io non la metto mai, anche perché io comunque utilizzo la mia di pagina di thank you, per cui non è un problema. Non fate altro che fare Save Settings. Questo era l'altro menu molto importante, quindi facciamo un summarize, ricapitoliamo tutto. Cliccate sul link in descrizione, completate il form, 30 giorni di prova gratuita, vi arriva la mail, confermate la vostra email, vi manda un'altra mail con il vostro login e il bottone per creare la password, create la password e vi fa atterrare su questa pagina. Da questo momento in poi iniziate a utilizzare il vostro autorisponditore per l'email marketing. Prima cosa da fare, manage list, crea lista. Fate tutti gli step che abbiamo visto prima e create la vostra lista. Una volta che avete creato la vostra lista di corsa, non fate nient'altro, niente! La cosa che dovete fare dopo aver creato la vostra lista è il sign up form e non si scappa. Controllate che qui ci sia il nome della lista sulla quale volete andare a lavorare, poi cliccate su sign up form di corsa e create un sign up form. Va bene? Uno per ogni lista, potreste crearne anche di più, però poi fate casino. Uno per ogni lista. Fate tutte le vostre modifiche, aggiungete, togliete campi, quello che vi pare, save, go to step 2, save, go to step 3 e avete finito. Ricordatevi che l'ultima schermata a voi non interessa perché tanto voi andate a fare l'integrazione tra Aweber e il software, lo strumento che utilizzate per fare le vostre landing page. Una volta fatto questo, andate su Messages e create la vostra legacy follow up. Ci cliccate sopra, fate create message, create il messaggio, save tasto blu, save and exit tasto verde, vi ritrovate le vostre mail nel drafts, send option o lo aggiungete al broadcast o in questo caso la prima opzione da fare è aggiungere al follow up series, va bene? Una volta che, se cliccate qua, una volta che l'avete aggiunto al follow up series, se volete andare a controllare, non fate altro che fare così, ok? E voi avete tutte le vostre email. Quindi create message, lo create, save and exit, send options, ve lo ritrovate nel drafts, send options, add to follow up series e poi per andare a controllare che sia andato veramente nella follow up series fate legacy follow up series e la mail che avete appena creato ve la dovete trovare qui sotto, va bene? Se dovete mandare una mail per un evento o per un messaggio che volete mandare non in automatico, message, broadcast e fate tutto quello che abbiamo visto nel video. Mi raccomando, assolutamente, quando create le mail, questo è estremamente importante, ragazzi. Non mettete loghi, loghini, loghetti, coupon, cose che luccicano, loghi dei soldi. La mail deve essere bella flat per quello che riguarda la grafica e un buon contenuto, i link. Se potete, non scrivete clicca su questo link, vai a vedere questa pagina piuttosto. È una finezza. Io di solito lo uso perché clicca su questo link, magari potrebbe essere interpretato da qualche motore di ricerca in un qualche modo. Vai su questa pagina, è la stessa cosa. Non c'è la parola clicca, non c'è la parola link. Meglio così. Vai su questa pagina, andate proprio tranquilli sul flat, ok? Andate proprio easy. E sarete sicuri che nel 90% dei casi finite nell'inbox principale. Va bene? Allora, io credo di avervi detto tutto. Credo che questo tutorial sia stato molto utile, a me è piaciuto. Spiegato veramente molto bene. Ricordatevi che se vi volete iscrivere ai Weber, se volete fare la prova dei 30 giorni, cliccate sul link in descrizione e la trovate. Ricordatevi che ho il mio canale YouTube, Iron Army Online Business. Lo troverete poi anche all'interno della descrizione. Se state guardando su YouTube siete già sul mio canale. Il canale Facebook è lo stesso, Iron Army Online Business, mentre il canale Instagram è Iron Army. E nulla, iscrivetevi, mettete il like, fatemi delle domande se le volete fare. Nel mio piccolo cercherò di rispondervi e andatevi a guardare un po' tutti gli altri video perché ci sono tutti gli altri vari strumenti, corsi e quant'altro che possono essere, anzi non possono, che sono assolutamente utili alle persone che iniziano. Io mi autoproclamo guru dei newbies perché in un certo senso sono ancora un principiante anch'io e quindi tutto quello che faccio lo condivido con voi,
non sono un guru nel vero senso della parola, nel senso che non ho dei corsi miei, io faccio affiliate marketing, tutto quello che faccio è consigliarvi i prodotti che ricerco in giro, testo, guardo, tutto quello che vi consiglio è tutta roba che ho utilizzato. Per cui nulla, spero di esservi stato utile, ma ne sono sicuro. Un salutone da Armando di Aeronarmi Online Business.